ricordo più il testo. Bella raga o Sutekina Kanyu Sha, che in realtà vuol dire simpatici abbonati, però vabbè, ci ho provato. Benvenuti in questo nuovo video di disegno. Oggi cercheremo di unire l'arte dei doodle con i kanji, i caratteri giapponesi utilizzati nella comunicazione. Ma prima di iniziare a realizzare le illustrazioni che tanto ci piacciono, beh, dobbiamo anche capire con che cosa abbiamo a che fare. E quindi cosa andiamo a fare? Beh, semplicemente andiamo a scrivere questi kanji. Per quanto riguarda invece un po' di storia, i sinogrammi sono nati in Cina. Questi simboli in origine erano dei pittogrammi che rappresentavano gli elementi naturali, le parti del corpo, utensili, animali e così via. I caratteri cinesi sono poi arrivati in Giappone anni a seguire attraverso i coreani, e i giapponesi che non avevano nessun alfabeto presero i sinogrammi, che chiamarono kanji, per scrivere, anche se in realtà erano parzialmente inadatti per la lingua giapponese, perché comunque differente rispetto alla lingua cinese. Per ovviare a queste lievi differenze, i giapponesi presero i kanji, li misero in fila per indicare la pronuncia di una frase in giapponese. Curioso. Non so voi, ma mi hanno sempre incuriosito. Allo stesso tempo è affascinante come un singolo simbolo possa rappresentare una frase, o anche solo una parola, o letteralmente un significato. E sinceramente poter unire la doodle art con questi caratteri mi emoziona un botto, e infatti direi che possiamo lanciarci nella sfida. Alla fine avevo realizzato circa 12 kanji. Ovviamente non potevo realizzarli tutti in doodle art, perché altrimenti sarei imploso. Cioè 12 doodle in una settimana, non so voi, ma è impossibile per me. E quindi in questo caso, dovendo scegliere, ho preso in considerazione il doodle del fuoco e il doodle dell'acqua, in modo tale che potessi anche andare a cambiare i colori. Beh, ovviamente vi ho parlato anche un po' del passato, ma i kanji vengono utilizzati tuttora, anzi in realtà ci sono più alfabeti, ma io me ne sto alla larga perché non l'ho studiato. Per quanto riguarda la composizione di una parola, in realtà è facilmente spiegabile o intuibile. Ad esempio la parola gakko, gakusei e daikaku significano scuola, studente e università, e hanno in comune le sillabe gaku, che sono la pronuncia del sinogramma. Sì, forse è un po' complesso, ma era giusto per farvi capire che comunque c'è sempre una piccola disinenza all'interno della parola. Questo carattere in realtà ha un significato abbastanza preciso, indica infatti il concetto di studio o comunque studiare. Nel frattempo che disegno, o comunque l'illustrazione, si compone, vi voglio anche parlare dei kanji più belli, che allo stesso tempo sono anche intraducibili. Fukinsei, la bellezza armonica che nasce solo dalla simmetria, un concetto estetico totalmente distante dal nostro ideale di bellezza classica, fondato su proporzioni idealizzate. Poi c'è il Mugon no Yo, se l'ho letto giusto, spero di sì. Il silenzio meditativo che precede l'azione, momento di riflessione che precede il prendere un qualsiasi tipo di iniziativa di natura pratica. Anche questo è un sentimento non contemplato dall'iperperformatività dedicata alla cultura occidentale. Poi abbiamo il Mono no Aware, il sentire la precarietà esistenziale, il capire che tutte le cose sono destinate a finire e decadere. Lo stato di empatia con la natura finita nel mondo, dal quale può nascere anche una piacevole malinconia. Raga, io non lo so, ma di oggi credo che per il giapponese abbiamo concluso, nel senso che vi ho già insegnato parecchie cose, quindi passiamo alle illustrazioni. Per quanto riguarda i materiali, sono stati diversi. Iniziamo dallo sketch con la classica matita, line art, contratto, poi colorazione con marker, e questa volta ho voluto aggiungere un po' di acquerelli per lo sfondo. Per quanto riguarda il primo kanji, ho utilizzato innanzitutto tutti i colori che facessero riferimento all'acqua, dato che appunto era il kanji dell'acqua, o almeno spero. Cioè, se c'è qualcuno che mi segue che è giapponese o conosce il giapponese, vi prego fatemi sapere qualcosina in più. Nel background ho voluto aggiungere anche delle figure che ricordassero non so, il mare, o comunque ad esempio pesci, balene, cavallucci marini, che facessero anche un po' da contrasto con il doodle. Tutto sommato ci ho messo all'incirca 5 ore per realizzare la prima illustrazione, ma sono davvero soddisfatto, anche perché mi piace. Fatemi sapere che ne pensate, allo stesso tempo se, non so, lo comprereste un doodle di questo tipo, giusto per avere in cameretta un doodle kanji carino. Secondo me è anche forse una idea originale, non so se qualcuno l'abbia già fatto, non ho più pallida idea, però è sto bello andare a provare a unire le due cose e creare un qualcosa di nuovo. Sì, ammetto che è soddisfacente. Ho appena concluso l'illustrazione, adesso passiamo alla seconda, ma ecco a voi il primo kanji.
Nel secondo caso, invece, secondo me l'ho realizzato leggermente più semplice. Cosa vuol dire? Per quanto riguarda lo sfondo, ad esempio, non ho voluto creare nulla che facesse da contrasto. In questo caso anche perché non sapevo bene cosa mettere. Per quanto riguarda l'acqua, ho pensato anche alle creature marine. Per quanto riguarda il fuoco, non sapevo se mettere dell'accendino, della legna o altre cose. Però, non so, mi sembrava un po' che potesse stonare in qualche modo e quindi ho lasciato perdere, ho fatto giusto qualche fiamma qua e là e dato una mano di acquerelli e credo che comunque il risultato finale è diventato abbastanza carino. Non so ma fatemi sapere quale preferite tra i due, ma ovviamente diamo lo spazio alle illustrazioni. Dopo ben 3 giorni di lavoro ho concluso le illustrazioni e dai kanji siamo passati ai doodle. Li abbiamo mescolati ed infine abbiamo creato questi kanji doodle. Vabbè, non è proprio il nome corretto, però ci sta. Raga, quindi eccole qua, fatemi sapere che ne pensate. Io come al solito spero che il video vi sia piaciuto. Questa volta andare a ristudiare un po' la storia dei kanji e allo stesso tempo utilizzare la doodle art mi ha permesso di creare un qualcosa di innovativo, o almeno credo. Detto questo, raga, vi ringrazio per la visione, vi ricordo di iscrivervi, attivare la campanellina e noi come al solito ci vediamo al prossimo disegno e al prossimo video. Saluto! Scusate, però attiviamo un attimo, dato che ce l'abbiamo, attiviamo un attimo lo sfondo. Cioè, adesso veramente sono direttamente in Giappone, raga. Doodle Kanji! È possibile passare da qualcosa di più antico a qualcosa di più presente? Voi direte, ehi, ma l'hai già fatta questa cosa? Forse no. Ci vediamo al prossimo video.